Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi parleremo di acidi grassi che rappresentano un gruppo di molecole estremamente diffusa in natura sia nel regno animale che vegetale. Gli acidi grassi sono dei composti monocarbossilici formati da 3 fino anche a 36 atomi di carbonio caratterizzati dall'avere una catena carboniosa lineare e raramente li troviamo in forma ramificata o ciclica. Negli alimenti difficilmente troviamo gli acidi grassi isolati, ma sono per lo più legati al glicerolo, andando a costituire quelli che si chiamano i trigliceridi, che io adesso vi rappresento attraverso questa forma. Quindi il trigliceride non è altro che una molecola costituita da glicerolo, che è un polialcol, il quale si lega attraverso un legame estere agli acidi grassi, andando a generare quelli che si possono chiamare mono, di o trigliceridi. I trigliceridi sono i composti più abbondanti in natura. I trigliceridi possono legarsi a proteine dando origine alle lipoproteine o ai carboidrati dando origine ai glicolipidi. Sono due sostanze, composti estremamente importanti nell'organismo e che svolgono svariate funzioni. Gli acidi grassi concorrono anche alla formazione dei fosfolipidi, sostanze importanti e presenti nelle membrane cellulari. La presenza, come dicevo precedentemente, sono stati isolati dai lipidi circa 300 acidi grassi e tutti sono costituiti, come dicevo precedentemente, da una catena lineare carboniosa che presentano un gruppo funzionale terminale che viene chiamato gruppo carbossilico, che quindi viene indicato in questo modo e più correttamente nel seguente modo. Quindi qui abbiamo poi una serie di carboni legati in numero variabile. Quindi il gruppo carbossilico presenta un carbonio legato con un doppio legame all'ossigeno e legato a un gruppo ossidrina. Questa caratteristica, il fatto di avere questo gruppo carbossilico, conferisce agli acidi grassi quella che viene chiamato comportamento anfipatico oppure anfifilico. Cosa vuol dire? Che se queste sostanze vengono messe a contatto con l'acqua, quindi con solventi polari, si vanno a generare delle micelle, che adesso io vi rappresento in questa figura, delle micelle, quindi sferiche, in cui troviamo la testa polare, che è rappresentato dal gruppo carbossilico, privato del suo idrogeno, e quindi idrofilo, e le catene idrocarburiche idrofobiche le troviamo all'interno della micella. Quando tratteremo dei saponi e dei detergenti affronteremo, quindi approfondiremo questo discorso. Un'altra cosa importante di carattere generale degli acidi grassi riguardano la lunghezza della catena degli atomi di carbonio, in quanto si è visto per esempio che all'aumentare del numero di atomi di carbonio aumenta il loro punto di fusione, così come all'aumentare del numero di atomi di carbonio diminuisce la loro solubilità. Per quanto riguarda la classificazione degli acidi grassi, noi faremo riferimento a quella IUPAC, quella che viene utilizzata in chimica organica. Questa per esempio, quindi quella utilizzata è quella che definisce gli acidi grassi divisi in due grandi categorie, quindi gli acidi grassi saturi e gli acidi grassi insaturi. Gli acidi grassi saturi sono tutti acidi grassi che presentano lungo la catena carboniosa legami semplici di natura sigma e quindi non presentano alcun doppio legame, mentre gli acidi grassi insaturi possono presentare uno o più doppi legami. Vediamo un attimino, quindi di parlare un attimo degli acidi grassi. Questi vengono rappresentati per esempio in questo modo.
in cui abbiamo una catena lineare costituita da un certo numero di atomi di carbonio. A ogni vertice, qui dobbiamo intendere un carbonio al quale sono legati due atomi di idrogeno. Un altro modo di rappresentarlo è quindi quello classico, quindi è quello di inserire un certo numero di atomi di carbonio e il gruppo terminale, cioè quindi il gruppo funzionale, non è altro che il gruppo carbossilico. Ogni carbonio presenta quindi, è legato, eccetto quello terminale, è legato a due acidi, a due idrogeni, per cui potremmo per esempio indicare quest'acido grasso saturo nel seguente modo, quindi il gruppo metilico, poi abbiamo 1, 2, 3, 4 gruppi metilenici, quindi N4, COOH, il gruppo carbossilico terminale. Ricordiamoci che questi carboni sono tutti ibridizzati sp3. Ora vediamo di analizzare quali sono gli acidi grassi saturi maggiormente presenti in natura. Io ho preparato qui una tabella in cui è possibile andare a esaminarli. Innanzitutto dobbiamo spiegare quello che è un simbolismo. Quindi gli acidi grassi saturi vengono indicati come simbolismo nel seguente modo, e cioè se io scrivo C, per esempio, consideriamo il palmitico, C16 2 punti 0, vuol dire innanzitutto che abbiamo a che fare con un acido grasso saturo. Questo 0 indica l'assenza di doppi legami ed è un carbonio ed è un acido grasso con 16 atomi di carbonio, quindi questo è il simbolismo. Poi si utilizzano dei nomi comuni che si rifanno anche agli alimenti che lo contengono. Per esempio l'acido palmitico è un acido grasso a 16 atomi di carbonio particolarmente abbondante nell'olio di palma. Se consideriamo l'acido arachico, per esempio, è costituito da 20 atomi di carbonio ed è particolarmente abbondante nell'olio di arachide e leguminose, quindi vanno a richiamare un pochettino le fonti da cui derivano questi acidi grassi. Poi abbiamo una serie di acidi grassi particolarmente presenti nei grassi animali e vegetali e nei mammiferi. Quindi esiste una nomenclatura, diciamo un nome comune utilizzato, mentre la IUPAC prevede un nome sistematico, e cioè abbiamo un prefisso che si riferisce all'alcano di riferimento, per esempio il propano ha 3 atomi di carbonio, quindi è un C3, e la desinenza finale è oico, che deriva dall'acido benzoico, quindi è stato estrapolato dall'acido benzoico e quindi per dare alla fine diciamo questo suffisso finale. Qui potete osservare gli acidi grassi saturi maggiormente presenti in natura, e di questi possiamo dire che sicuramente lo stearico e il palmitico, il miristico e il laurico sono gli acidi grassi più abbondanti in natura. Tornando al palmitico, è l'acido grasso che è diciamo più abbondante nel famoso olio di palma, che è oggetto di controversie scientifiche, così come anche il laurico è particolarmente presente nel grasso di cocco o nel grasso di palmisto, che non è altro il seme dell'olio di palma. Dell'arachico abbiamo parlato, poi abbiamo una serie di acidi grassi a corta catena, il butirrico, il capronico, il caprilico, il caprinico, che ripeto sono presenti soprattutto nel latte dei mammiferi, grassi animali e vegetali. Per quanto riguarda gli acidi grassi saturi, possiamo dire che quegli alimenti che contengono una grande quantità di acidi grassi a lunga catena, e cioè che vanno dai 16 ai 24, sono degli acidi grassi cosiddetti concreti. Cioè cosa vuol dire concreto? Vuol dire che sono degli acidi, sono dei grassi piuttosto solidi e quindi sono abbondanti nei grassi animali. Mentre se l'alimento è maggiormente ricco di acidi grassi che vanno da 10 a 14, sono sicuramente degli acidi, dei grassi
meno solidi, si dice meno concreti e più fluidi rispetto ai grassi di cui abbiamo parlato precedentemente. Parliamo adesso degli acidi grassi insaturi. Gli acidi grassi insaturi sono degli acidi grassi particolarmente abbondanti negli oli vegetali e nelle carni dei pesci. Infatti il pesce azzurro è una grande fonte di acidi grassi insaturi. E cosa significa insaturo? Significa che lungo la catena carboniosa, a differenza degli acidi grassi saturi, troviamo uno o più doppi legami. Se troviamo un solo doppio legame, gli acidi grassi vengono chiamati monoinsaturi. Se troviamo più doppi legami, vengono chiamati acidi grassi poliinsaturi. Gli acidi grassi vengono, quindi i doppi legami, possono essere isolati o coniugati. I legami isolati sono quelli maggiormente diffusi in natura, mentre quelli isolati sono piuttosto, quelli coniugati sono piuttosto rari. Cosa vuol dire isolato? Quindi se noi consideriamo, per esempio, è chiaro questo discorso vale se l'acido grasso presenta due o più insaturazioni. Quindi se noi consideriamo, per esempio, un acido grasso con due insaturazioni, i due doppi legami sono divisi da un gruppo metilenico e quindi vengono chiamati isolati. Ricordiamoci che in questo caso i carboni che presentano i doppi legami ibridizzano sp2. I legami invece coniugati non hanno diciamo, un elemento di distacco, quindi sono adiacenti, quindi visti in questo modo, e contrariamente a quanto si possa pensare sono delle strutture estremamente stabili. Perché sono stabili? Perché abbiamo già detto che ci possono essere degli isomeri di risonanza e quindi più isomeri di risonanza ci sono, tanto più la molecola è stabile. Quindi se noi possiamo indicare come la struttura 1 come questa, ma possiamo indicare anche questa struttura in cui il doppio legame può essere in un certo senso delocalizzato su tutti gli atomi di carbonio. Questi acidi grassi coniugati destano molta diciamo, importanza in quanto si è visto che sono degli acidi grassi che possono svolgere delle attività benefiche nel nostro organismo e difatti li troviamo soprattutto nel latte degli animali e dei mammiferi. Un olio ricchissimo di acidi grassi coniugati è l'olio di Tung, oppure detto anche olio cinese, che è un eccellente essiccativo che viene utilizzato anche per quanto riguarda le vernici di pitturazione. Un'altra cosa importante è che tutti questi acidi grassi, la maggior parte di questi, si trovano in forma cis. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto vediamo un attimino gli acidi grassi più comuni, più diffusi e il simbolismo che si utilizza per classificarli. Prendiamo come esempio l'acido oleico, che è l'olio, diciamo l'acido grasso più diffuso in natura ed è particolarmente abbondante nell'olio d'oliva e di arachide. Infatti nell'olio d'oliva può arrivare anche fino all'85% e nell'olio di arachide fino al 65%. E questo è il motivo per cui sono due oli, soprattutto quello di arachide, utilizzato nelle fritture, perché dà una buona stabilità. Noi troviamo questa sorta di simbolismo, per esempio C18, 2 punti, 1, delta 9. Quindi questo è il simbolismo che si trova quando andiamo a considerare l'acido oleico. Cosa vuol dire C18? Vuol dire che al pari come gli acidi grassi saturi, 18 vuol dire sono il numero di atomi di carbonio dell'acido oleico. Questo 1, quindi 2 punti 1, significa che ha un doppio legame, ma dove è localizzato questo doppio legame? È localizzato tra il nono e il decimo carbonio. Infatti la UPAC, quindi considerando l'acido, quindi l'acido grasso, dà come carbonio numero 1 quello riferito al gruppo funzionale, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi dove si trova il doppio legame tra il carbonio numero 9
e il carbonio numero 10, quindi un doppio legame. Quindi questo vale un po' per tutti gli acidi grassi. A volte vengono utilizzati anche dei simbolismi in cui troviamo, eh, per esempio, posto in questo modo il disegnato l'acido grasso. Vediamo cosa vuol dire cis. Cis vuol dire semplicemente che gli idrogeni legati al carbonio del doppio legame possono trovarsi o dalla stessa parte e quindi vengono chiamati in questo caso cis, oppure vengono chiamati trans quando gli acidi idrogeni sono posti da parte opposta. Gli acidi grassi trans sono oggetto di controversie di studio, quindi ho deciso di preparare una lezione proprio riguardante questa problematica. Quindi dicevo, se noi andiamo un attimino adesso ad osservare la tabella che vi ho proposto, quali sono gli acidi grassi maggiormente diffusi in natura? Sono sicuramente l'acido leico, quindi che presenta la doppia insaturazione a carbonio numero 9 ed è abbondante nell'olio d'oliva di arachide. Poi troviamo i famosi linoleico e linolenico, che vengono definiti acidi grassi essenziali dei quali parleremo tra poco, sono tutti in forma cis. Per esempio il linoleico è 18 2.2, quindi vuol dire che ha due insaturazioni isolate tra il nono e il decimo e il dodicesimo e il tredicesimo carbonio, fino ad arrivare al famoso acido arachidonico che presenta 4 insaturazioni tra il 5 e 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15. Quindi è costituito da 20 atomi di carbonio e presenta 4 insaturazioni. I nutrizionisti invece preferiscono utilizzare un altro tipo di classificazione meno rigorosa rispetto a questa che vi ho menzionato. Per quanto riguarda gli acidi abbiamo sempre un nome comune, quindi palmitoleico, leico, baccenico. Il baccenico per esempio è l'omologo dell'oleico, solamente che l'insaturazione si trova tra l'11° e il 12° carbonio. E quindi in nomenclatura, anche in questo caso UPAC, viene innanzitutto indicato la configurazione se cis o trans, il numero in cui troviamo l'atomo di carbonio, quindi in questo caso l'11°, quindi 8 decenoico in questo caso come classificazione UPAC. Poi parleremo tra poco del significato delle serie omega, 3, 6, eccetera. Per quanto riguarda lo stato fisico dei grassi, innanzitutto i grassi i lipidi in questo caso vengono divisi in grassi e in oli, a seconda se a temperatura ambiente si trovano in forma fluida oppure in forma liquida. Da cosa è dovuta questa caratterizzazione? Innanzitutto i grassi di origine vegetale sono tutti quanti sono fluidi. Perché questo? Perché presentano molti più acidi grassi insaturi che possiamo vedere rappresentati in questo disegno. Nel momento, quindi questi acidi grassi non si impacchettano correttamente come si possono impacchettare gli acidi grassi saturi attraverso quindi interazioni di Van der Waals, ma presentano dei ripiegamenti che sono accentuati sempre di più man mano che aumentano il grado di insaturazione. Quindi per esempio se vediamo la differenza tra un saturo, un 18.0, un 18.1, 18.2 e 18.4, vedete dal punto di vista della geometria come cambiano radicalmente. Quindi i grassi animali sono grassi solidi perché ricchi di acidi grassi saturi, i grassi invece vegetali sono degli oli perché ricchi di acidi grassi poliinsaturi e quindi si trovano in forma diciamo fluida. Qui vi ho rappresentato alcuni acidi grassi, abbiamo detto che il loro appunto diffusione aumenta per esempio all'aumentare del numero di atomi di carbonio, così come diminuisce la loro solubilità
all'aumentare del numero di atomi di carbonio. Io volevo un attimino soffermarmi su questi due acidi grassi, cioè l'acido oleico in forma cis, quindi quello che noi troviamo comunemente negli oli, vedete ha un punto di fusione di 13 gradi. Se prendiamo il corrispondente, il famoso acido elaidinico, quindi appartenente alla forma trans, osserviamo che il suo punto di fusione aumenta notevolmente ed è questa idrogenazione viene utilizzata nella produzione di margarine. Quindi lo stato, possiamo dire che i grassi animali ricchi di acidi grassi saturi sono allo stato solido, quindi concreti, mentre tutti gli acidi grassi vegetali sono tutti quanti allo stato liquido. Terminiamo la carrellata degli acidi grassi con un argomento che mi pare essere coerente nel momento in cui si trattano queste molecole, cioè parlare dei famosi acidi grassi essenziali. Cosa significa acido grasso essenziale? Significa che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare questi acidi grassi e che pertanto dobbiamo introdurli attraverso la dieta. Infatti il nostro organismo riesce a sintetizzare soltanto fino all'acido oleico e palmito-oleico a partire dall'acido palmitico e dall'acido stearico. Pertanto, come dicevo, devono essere introdotti dalla dieta. E quali sono gli alimenti maggiormente ricchi di questi acidi grassi essenziali? Sono soprattutto gli oli di natura vegetale e il pesce azzurro. Infatti molto spesso veniamo bombardati in televisione da questi famosi acidi grassi omega 3, omega 6, omega 9. Vediamo innanzitutto di capire perché vengono chiamati omega 6, omega 3 o omega 9. Come avevamo detto in precedenza, nella UPAC, trattando degli acidi grassi insaturi, il carbonio di riferimento era il numero 1. Per esempio qui abbiamo l'acido linolenico che presenta le 3 insaturazioni tra il nono e il decimo, tra il dodicesimo e il tredicesimo e tra il quindicesimo e il sedicesimo atomo di carbonio. Quindi in questo caso noi come lo definiamo? Definiamo come un cis, in questo caso C18 2 punti 3 delta 9 12 e 15. I nutrizionisti invece utilizzano un'altra classificazione che è sicuramente meno scientifica, quindi un pochettino lacunosa. Cioè loro considerano invece il carbonio opposto a quello del gruppo carbossilico e quindi il carbonio metilico e quindi danno il nome a questo carbonio come omega. E quindi se il doppio legame si trova, per esempio, dal terzo carbonio, quindi tra il terzo e il quarto, vengono chiamati acidi grassi della serie omega 3. Se il primo doppio legame lo troviamo al carbonio numero 6, questo acido grasso appartiene alla serie degli omega 6. L'acido oleico, per esempio, è la serie degli acidi grassi omega 9. Perché sono importanti questi acidi grassi? Perché svolgono delle funzioni estremamente importanti. La prima funzione fondamentale è quella di prevenire il deposito del colesterolo nei vasi sanguigni e quindi sappiamo che il colesterolo è un fattore di rischio per quanto riguarda i problemi di natura circolatoria e può portare poi a famose patologie ictus o infarti al miocardio e via discorrendo. Non solo, ma questi acidi grassi sono i precursori di ormoni fondamentali del nostro organismo. Questi ormoni sono per esempio le prostaglandine, i leucotreni e i trombossani che hanno una enorme variabilità di funzioni. Per esempio svolgono una funzione importante sull'attività della muscolatura liscia, svolgono attività sull'aggregazione piastrinica e inoltre svolgono delle funzioni importanti come nei processi infiammatori e nei processi immunitari. Bene, io spero di aver spiegato in maniera più possibile completa gli acidi grassi, non soffermandoci solamente sull'aspetto chimico, ma andando a ampliare un pochettino il significato di questi acidi grassi nella nostra dieta.
Se vi è piaciuta la lezione iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like. Alla prossima!